Benvenuti su un nuovo video del canale. Oggi ci divertiremo con i Cyber Oscuro, mostri nel vero senso del termine, utilizzati da Zentrusde dopo la sua rinascita, ovvero aver cambiato la sua tutina fashion. Come al solito nella descrizione troverete timestamp ed ora sigla! Lo Structure è composto da 48 carte ed il dubbio mostruoso che affligge ogni giocatore da quando ha visto la ristampa di Impermanence ed altre carte sull'acquisto non fa dormire la notte. Io vi consiglio, se siete fan di Zentrus, del Cyber Draghi o Cyber Oscuri, di comprarlo, anche se mancano ancora alcune carte fondamentali come Nova, Link, Nessun Infinity con il semplice per 3 di Structure. Se invece volete delle Impermanence in più, compratelo, perché, ultime parole famose, non credo calino di prezzo, tanto vale avere delle carte aggiuntive omaggio per qualche euro in più. Se però volete solo le Impermanence per regalare poi le restanti carte allo spirito della polvere, beh, non credo convenga. E se possedete già delle Impermanence, meglio fare il cambio bustine quando vi servono. Ora che avrete riacquistato il sonno, parliamo dei Cyber Oscuri, in inglese Cyber Dark. Sono dei mostri che si dividono in macchine e draghi e nascono come un subarchetipo dell'antica gloria Cyber Drago, il successore spirituale del drago bianco Ki Blu. Infatti, oltre a condividere i colori, i due erano originariamente centrati sulle fusioni. Condividono inoltre enormi attacchi e sono di attributo luce. Se vorrete in seguito approfondire Cyber Draghi, scrivetelo nei commenti. Ritornando ai nostri creepy macchinari e dragoni, che tutto sembrano tranne che draghi, sono collegati all'oscurità, come spoiler il nome, ed addirittura utilizzarli spinge il player oltre i suoi limiti, danneggiando lentamente la sua salute fisica e mentale, cosa assolutamente vera, poiché prima dell'avvento dello Structure giocare Cyber Dark aveva veramente delle conseguenze sulla salute mentale del giocatore. La tattica che ha reso celebre il vecchio Cyber Dark è l'effetto comune di molti mostri dall'archetipo, che permettono all'evocazione di equipaggiare un mostro drago di livello 3 o inferiore dal cimitero, guadagnando l'attacco di quest'ultimo. E se come risultato di una battaglia si dovesse distruggere un Cyber Dark, si distrugge invece quel povero cucciolo, sfruttando ancora il corpo di quel drago. Questa tattica, che sembra un po' vecchiotta, si rivela un po' old but gold in certi casi, ma credo sia arrivata l'ora di analizzare le carte. E partiamo dalle vecchie glorie. I mostri macchina dell'archetipo, tranne uno, condividono lo stesso effetto, ovvero se evocati normal permettono di equipaggiare una carta mostro drago di livello 3 inferiore dal cimitero ad essi. Fatto ciò guadagnano il suo attacco originale, se dovessero essere distrutti in battaglia possiamo invece distruggere quell'equipaggiamento. Inoltre si guadagnano dei piccoli effetti aggiuntivi. Corno, ali, scheletro, Cyber Oscuri sono tutti e tre mostri oscurità macchina di 800 attacco e difesa, che se hanno equipaggiato un mostro possono: ali, attaccare direttamente ma il suo attacco verrà dimezzato. Scheletro, che sembra un Cyber Drago bruciacchiato, se distrugge un mostro infligge altri 300 danni aggiuntivi. Corno infliggerà danno perforante. Queste carte in passato non avevano veramente dei supporti chissà che, e di più adaggi ricorrevano all'esperienza come Behemoth Drago Bifronte per giocarli. Chimera Cyber Oscuro è un mostro macchina a livello 4, 800 attacco, 2100 difesa, che permette di scartare una carta magia o trappola per raggiungere un vincolo di potere dal deck alla mano, ma possiamo usare solo mostri Cyber Drago o macchina come materiale da fusione. Inoltre, in questo turno possiamo usare un mostro in più dal cimitero come materiale bandendolo, e se viene mandato al cimitero permette di mandare un mostro Cyber Oscuro dal deck al cimitero. Che dire, le manca giusto il wifi. Questa carta aiuta tantissimo la versione più aggressiva e tendente all'OTK del mazzo, anche se ricercare un vincolo di potere nel 2021 mi sembra un pochino una cazzata. Ma va bene così. Dalle viscere dell'oscurità sono emersi anche dei mostri drago per l'archetipo, che altrimenti sarebbe stato costretto a giocare cucciolo di drago anche alcuni mostri rocket. Tutti i mostri drago per ora sono ovviamente dei livelli 3 oscurità, attacco 1600, difesa 800. Il primo è Cannone Cyber Oscuro, se mandato al cimitero mentre equipaggiato permette di pescare una carta, inoltre si può scartare dalla mano per aggiungere un mostro macchina Cyber Dark dal deck alla mano. Oppure, se un mostro equipaggiato combatte, mandare una carta Cyber Dark macchina dal deck al cimitero. Ovviamente tutto una volta per turno. Discreta. Artiglio Cyber Oscuro. Se mandata al cimi mentre equipaggiata aggiunge un Cyber Oscuro dal cimitero alla mano. Può inoltre essere scartato per aggiungere una magia o trappola di archetipo dal deck alla mano. E se il mostro equipaggiato combatte durante il calcolo dei danni permette di mandare un mostro dall'extra al cimitero. Estremamente più utile. Per quanto riguarda l'extra, il primo è Drago Cyber Oscuro, la fusione tra i primi tre Cyber Oscuri, infatti richiede corno, scheletro ed ali per essere evocato. Attacco e difesa 1000, livello 8, quando evocato special ma prima deve essere evocato tramite fusione, si equipaggia un mostro drago nel cimitero e guadagna le sue statistiche in attacco. Possiamo distruggere lui al posto di Drago Cyber Oscuro in caso di battaglia, con un mostro più ciccioso, e guadagna 100 aggiuntivi di attacco per ogni mostro del cimitero. La carta è vecchia.
e si sente tanto. Per fortuna esiste però la versione 2.0, Drago Cyberoscurità, mostro fusione macchina, 2000 attacco e difesa livello 10, che richiede 5 mostri cyberoscuro con effetto per essere evocato. Se evocata specialmente, ma prima deve essere evocata anch'essa per fusione, permette di scegliere un mostro drago macchina nel proprio cimitero e di equipaggiarselo, guadagnando le sue statistiche di attacco. Se l'avversario dovesse attivare una carta o un effetto, possiamo annullare e distruggerla mandando una carta equipaggiamento che controlliamo al cimitero. Intrigante. Ma infine abbiamo la versione 3.0, il magnificente drago finale cyberoscuro, mostro macchina livello 12, fusione, 5000 attacco, 3800 difesa, che richiede drago cyberoscuro e drago cyber finale per essere evocato. Può essere evocato però anche offrendo come tributo un mostro fusione cyberoscuro di livello 10 o meno che è equipaggiato drago cyber finale. Questa carta è immune agli effetti attivati dall'avversario, ovvero non c'è Mirror Force, Reijeki o Buco Nero che tengano, ma i kaiju partono sempre. Una volta per turno si può equipaggiare ad essa un mostro da qualsiasi cimitero e questa carta avrà un attacco aggiuntivo pari al numero di carte equipaggiate. 3 carte, 3 attacchi aggiuntivi e così via. Kaiju a parte, anche per passare sopra a questa carta basta un mostro che abbia un attacco superiore. È un metodo per neutralizzarle sicuramente l'onesto, che fa bestemmiare da quasi un decennio. Per quanto riguarda le magie abbiamo una terreno, Inferno Cyberoscuro, che rende i mostri cyberoscuro equipaggiati con carte equipaggiamento imbersagliabili e indistruttibili d'effetto. Inoltre, una volta per turno, permette di rimbalzare una carta mostro cyberoscuro in mano per evocare normal un altro cyberoscuro. E se questa carta dovesse essere distrutta dall'avversario, possiamo aggiungere una carta fusione o polimerizzazione dal deck alla mano. Impatto cyberoscuro, magia normale, permette di evocare drago cyberoscuro dall'extra mischiando nel deck un corno, ali, scheletro cyberoscuri da mano, terreno o cimitero. Reame cyberoscuro, magia continua, quando questa carta viene attivata si può aggiungere dal deck alla mano un mostro cyberoscuro con nome diverso dalle carte al cimitero e durante la main phase, subito dopo che questo effetto si è risolto, evocare un mostro cyberoscuro, ciò una volta per turno. Se equipaggi un mostro dal cimitero per effetto di un mostro cyberoscuro, puoi invece equipaggiare dal cimitero avversario. Buona carta, che sinergizza con una trappola continua che da noi deve ancora uscire, che trasforma i mostri nei cimiteri di un tipo a scelta e noi sceglieremo macchina o drago. La magia rapida, Cyber Eterno, che rimbalza un mostro fusione cyber dal cimitero all'extra oppure lo fa evocare special ignorando le condizioni di evocazioni, ed in più se uno o più mostri cyber stanno per essere distrutti si bandisce dal cimitero e si annulla. Mi sa che si è capita qual è la main combo della mazzo low cost. Ma anche una trappola d'archetipo, invasione cyber oscura, carta trappola continua dal doppio effetto. Possiamo scegliere come bersaglio un mostro cyber dark con effetto controllato ed equipaggiarlo con un mostro macchino drago che donerà adesso 1000 di attacco, utile per rubare un mostro che serve all'avversario, sempre in combo con la famosa carta detta prima, oppure spaccare un equipaggiamento per distruggere una carta sul terreno. Non un certo control e l'artwork è bellissimo con questo drago finale cyberoscuro che sta predando un drago nero occhi rossi, fa comprendere meglio le dimensioni titaniche del nuovo boss. Oppure possiamo mandare al cimitero una carta equipaggiamento equipaggiata ad un mostro macchina per distruggere una carta sul terreno. Ed infine lei, la carta del dubbio, Impermanence, che bersaglia ed annulla gli effetti di un mostro avversario per un turno, attivabile dalla mano se non controlliamo carte, oppure se posizionata, effetto che nessuno conosce, annulla gli effetti delle carte magia o trappola nella colonna di questa carta. Le carte che sono collegate all'archetipo ma non ne fanno parte sono Vincolo di potere, che evoca un mostro fusione utilizzando mostri da mano o terreno come materiali e guadagnerà attacco pari al suo attacco originale, questo mostro evocato così, salvo poi in end phase perdere quello che ha guadagnato. Quindi attenti che potenzialmente potreste evocare sì un 10.000 di attacco ma perdere anche 5.000 life points in end phase. Fusione sovraccarico, evoca tramite fusione un mostro oscurità macchina bandendo i mostri materiali fusione richiesti da terreno e cimitero, carta che una volta venne utilizzata per evocare il Dei Chimeratech da 30 o più materiali. E dato che l'ho citato, Drago Supremo Chimeratech o Chimeratech, mostro fusione che richiede un cyber drago ed un qualsiasi numero di mostri macchina, guadagna 800 per ognuno e può attaccare per ogni mostro usato per la sua fusione. All'evocazione manda tutte le carte controllate dal possessore al cimitero. Al suo posto però si preferisce Drago Furia Chimeratech o Chimeratech, mostro fusione che si fa con 2 mostri cyber drago, 2100 di attacco, distrugge carte, magie e trappola pari al numero di materiali utilizzati per evocarlo e si possono mandare fino a 2 mostri luce macchina dal deck al cimitero per guadagnare un attacco addizionale per ognuno e quindi attaccare 3 volte. Mancano solo 2 mostri del subarchetipo Chimeratech, mostri macchina fusione oscurità che richiedono un cyber drago come base. Drago Mega Flotta, mostro fusione 0 attacco e difesa che si evoca senza polimerizzazione dall'extra
e richiede un Cyber Dragon, un mostro nella zona extra da qualsiasi terreno, quindi anche avversario, guadagna 1200 per ogni materiale utilizzato, utile per eliminare grossi mostri Link o nella zona extra. Ed infine Drago Fortezza Chimera Tech, mostro fusione che richiede sempre un Cyber Drago o uno o più mostri macchina da qualsiasi terreno per essere evocato, senza bisogno di polimerizzazione, e guadagna 1000 di attacco per ognuno. Detto ciò, dimenticate tutto, perché la versione più performante del mazzo si basa prevalentemente sui Cyber Draghi, che se vorrete approfondire fatemelo sapere nei commenti che ci faremo un video dedicato. In particolare parleremo di Cyber Drago Laser, sì, Cyber Drago Laser, un Cyber Drago che è bravo ma non si applica, ma in breve i Cyber Draghi, arrotondando tantissimo gli effetti, hanno l'effetto comune di avere tutti lo stesso nome sul terreno al cimitero e di richiamare un simile, oltre che entrare special, ciò per rendere più rapide le fusioni dei boss. Le considerazioni finali sullo Structure? Beh, è uno Structure. È un pochino come dire che se mio nonno avesse avuto le ruote sarebbe stata una bicicletta. Ottimo per chi vuole iniziare a giocare a Yugi, ma non ha mai avuto le impermanence. I nuovi supporti aiutano tantissimo il Cyber Oscuro, ma nulla di eclatante, proprio come il Cyber Drago, che rimane un mazzo potente un game ogni 5 se giocato going second. Carte come Dogra la Tempesta aiutano il mazzo che necessita di Cyber Drago finale per essere al picco della potenza. Per quanto riguarda l'extra, costicchia. Però se i money non sono un problema si può costruire un mazzo molto carino che ruota su 3 Cyber Draghi, Galaxy Soldier, qualche Kaiju, 3 Entrap a piacere, un Pancratops e la sagra dei cliché continua, con altre carte tranne Impermanence, perché se avete gli zecchini c'è di molto meglio. Ovviamente nei replay mi vedrete giocare la versione più pura possibile del mazzo, e ogni mazzo che ha un controllo del cimitero partendo dal custode di tombe o chiunque giochi Macrocosmo è un grande problema per il Cyberdark. A voi replay! I'm about to end this man's whole career. Now that's a lot of damage! Wait, what? No! No! Yeah, boy. Oh, hell no! Yes! I'm pissed now! That's it! Killing you both! Big bang attack! Fuck!
NANI?! Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividete, scrivete opinioni, idee o se avete fatto l'acquisto.